Scegliamo una pianta di lauro per la corona, la ghirlanda di laurea di Daniela. No, guarda, andrà bene questo qui. Fammi vedere le foglie che hai fatto. Ah, sono molto belle, i ramoscelli. Ne hai fatte tante. Vediamo ora di realizzare la corona di alloro. Innanzitutto compriamo un filo di ferro per la base e una spoletta, eccola, di filo di ferro sottile che servirà per legare i rametti di alloro alla base. Poi occorre misurare la testa del laureato o della laureata, nel nostro caso della neolaureata. La misura della testa io l'ho presa con questo laccetto. In questo modo sappiamo quanto deve essere lunga la base della coroncina. La facciamo comunque un po' più lunga in quanto devo fare delle asole alle due estremità che serviranno appunto per chiudere la coroncina. Facciamo le asole. Tra tutti questi rametti di foglio di lauro raccolti da nonno Gigino sceglierò adesso i più belli e avrò cura di pulire le foglie una ad una con un tovagliolino di carta o anche con una pezzolina. Ultimata. Vediamo se si chiude, innanzitutto se funziona il ghiaccio. Sì, eccolo qua. E adesso voglio fare prendere la forma della testa alla corona. Prendo un cappello da donna. Ecco qua, cingo il cappello con la corona, in modo che in qualche modo riesco a fare la corona tonda, fare prendere la forma tonda alla corona. Chiudo la corona intorno al cappello ed eccola qua. E allora ecco qua la festeggiata. E allora si procede alla incoronazione, vai. Tanti auguri, tanti auguri.